Benvenuto sul mio canale, io sono Giorgio e in questo video vediamo cos'è Klipper, come funziona e cosa lo contraddistingue dagli altri firmware. Cos'è Klipper? Klipper è un firmware per stampanti 3D. Il firmware è l'anima della stampante. Immagina un corpo senza anima. Non avrebbe né un carattere né una logica con cui muoversi. Il firmware è il programma che dà carattere e vita alla stampante. Sulle stampanti 3D è possibile cambiare il firmware, modificandolo o installando un firmware differente. Tra i tanti Marlin è sicuramente il firmware più diffuso e più conosciuto. È quello ad esempio installato sulle Ender, ma anche su stampanti più professionali come le Wasp. Klipper è un firmware giovane che si differenzia da tutti gli altri per il suo funzionamento e per le sue caratteristiche. Klipper per funzionare ha bisogno di un Raspberry Pi, che non è altro che un mini computer racchiuso in una scheda abbastanza piccola, dotata di connessione Wi-Fi e che monta un microprocessore. La differenza sostanziale è proprio questa, infatti tutti gli altri firmware vengono installati direttamente sulla scheda della stampante, cioè una scheda microcontrollore. Attenzione, microprocessore e microcontrollore sono due componenti molto diversi tra di loro e vorrei fare un po' di chiarezza su questi due componenti. Qua vediamo tre schede e abbiamo due schede a microcontrollore e il nostro Raspberry che monta il microprocessore. La prima differenza che salta all'occhio è la quantità di pin input e output. Vediamo che sulle schede a microcontrollori ne abbiamo una grossa quantità. Sul Raspberry Pi abbiamo solo questa striscia di pin GPIO. Questo ci fa capire che con il Raspberry Pi non potremmo direttamente comandare i componenti di una stampante 3D. Questa è una Megatronics, è una PCB già pronta per la stampa 3D, quindi vediamo che monta un microcontrollore ATmega 2560 8 bit e poi abbiamo già i morsetti per le alimentazioni, abbiamo i MOSFET per comandare le ventole e i riscaldatori e i pin sono già configurati per collegare i motori stepper e i driver dei motori e poi abbiamo altre connessioni. L'Arduino Mega monta esattamente lo stesso processore della Megatronics e ha una serie di porte disposte in altro modo. Ma la differenza principale tra microcontrollore e microprocessore sta proprio nel chip stesso. Infatti in un microcontrollore all'interno di questo chip di silicio troviamo un microprocessore, troviamo delle memorie e troviamo tutta la parte elettronica che serve per gestire i pin di input e output che siano analogici o digitali e tutto viene fatto all'interno di questo chip. Il Raspberry Pi invece monta questo chip che è un microprocessore e che da solo svolge solo la parte di calcolo, deve quindi appoggiarsi su una memoria RAM esterna che ovviamente sarà molto più capiente rispetto a quella del microcontrollore. Questo permette al microprocessore di essere velocissimo a effettuare i calcoli e quindi ha una potenza di calcolo molto più alta, ma non è adatto per controllare dei sistemi complessi formati da molti elementi come una stampante 3D, proprio perché è pensato per elaborare dati. Il microcontrollore invece nasce come un unico chip per riuscire a controllare sistemi complessi in tempo reale. Vorrei soffermarmi sul fatto che non è obbligatorio utilizzare un Raspberry. Infatti Klipper può essere installato su qualsiasi computer Linux. Ovviamente è consigliato utilizzare un Raspberry perché è il dispositivo più semplice da configurare e occupa poco spazio. Klipper sfrutta il processore del Raspberry per effettuare tutti i calcoli più complessi, poi invia dei pacchetti di istruzioni semplici alla stampante. In questo modo, anche con schede a 8 bit si riescono a raggiungere velocità elevate, a patto che la meccanica della vostra stampante ve lo permetta. Una caratteristica interessante di Klipper è sicuramente la possibilità di comandare la stampante da remoto. Tramite un'interfaccia web che funziona su tutti i dispositivi, che sia un PC, un tablet o un telefono, sarà possibile andare a comandare la nostra stampante e visualizzare ad esempio la webcam, avviare la stampa, scrivere comandi al terminale e tutto il resto. Tuttavia, dato che la connessione è wireless, avremo necessariamente bisogno di una connessione Wi-Fi che arrivi fino alla nostra stampante e questo può essere una scocciatura. Installare Klipper seguendo passo passo le guide presenti online è relativamente facile. Purtroppo però non ho trovato nessuno che sapesse spiegare in modo facile a cosa servono gli altri componenti che andiamo ad installare sul Raspberry in parallelo a Klipper. Per questo ora cercherò di spiegartelo in modo semplice. Per funzionare Klipper ha bisogno di due componenti
Moonraker, che sarà il server, e un'interfaccia grafica o client. Se vi siete già informati su Clipper avrete sicuramente sentito parlare di Fluid, Mainsail e Octoprint. Ecco, queste sono interfacce grafiche che è possibile installare e che grazie a dei semplici pulsanti o dei riquadri in cui possiamo vedere i grafici e le temperature ci permettono di comandare la stampante. Uno dei punti cruciali quando si installa Clipper è proprio la scelta di una di queste interfacce. Gli altri componenti che vedremo saremo costretti ad installarli per forza, mentre per quanto riguarda l'interfaccia siamo liberi di scegliere quella che ci piace di più. Io sto utilizzando Fluid perché mi sembrava l'interfaccia più completa e più aggiornata, ma come sapete il mondo dell'open source cambia molto velocemente e quindi pare che non sarà più così. Approfondirò quindi anche Mainsail. Per quanto riguarda Octoprint invece è un'interfaccia che non mi piace più di tanto ed è completamente diversa da Fluid e Mainsail, che invece hanno molti elementi in comune. Quindi abbiamo visto il lato client e andiamo adesso a vedere invece il lato server. Moonraker è il componente installato su Raspberry che svolge il ruolo di web server. In parole povere, Moonraker mette in comunicazione Clipper con l'interfaccia web e permette di gestire le richieste dei vari client, dei vari dispositivi, in modo da poter visualizzare nel nostro browser l'interfaccia grafica. Infine arriviamo al livello più basso dove troviamo il firmware Clipper e qui bisogna fare una precisazione. Clipper andrà installato sul Raspberry ma andrà installato anche sulla scheda della stampante. Questo permetterà a Clipper installato sul Raspberry di comunicare con la parte di Clipper installata sulla scheda microcontrollore della stampante. A mio parere questa è la parte più complicata dell'installazione di Clipper, perché per il Raspberry basta seguire le guide e inserire i comandi nella sequenza corretta. Mentre quando si va a installare il firmware sulla scheda a microcontrollore è facile sbagliare o fare degli errori o non sapere alcuni parametri. E questo perché non c'è una guida universale per tutte le stampanti, in quanto ogni stampante monta schede microcontrollore diverse. Inoltre la procedura per flashare il firmware può anche variare in base se la scheda è a 8 o 32 bit. Ma niente paura, nel prossimo video ti spiegherò uno strumento che ci semplifica parecchio la vita durante l'installazione. Ti anticipo che lo strumento è Kihau, acronimo di Clipper Installation and Update Helper. Questo strumento contiene una serie di script automatici che ci permettono di automatizzare quello che dovremmo fare manualmente rischiando di sbagliare. Per questo ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Come vedi, la maggior parte di voi non è iscritto. Cosa ti costa? È gratis. A questo punto abbiamo scoperto un po' di più su Clipper. Andiamo a vedere quali sono i pregi e i difetti. La prima caratteristica che lo rende così performante è proprio il fatto, come abbiamo visto, che Clipper esegue tutta la parte di calcolo sul processore del Raspberry. Una volta effettuati i calcoli, Clipper comprime le istruzioni in pacchetti di istruzioni più semplici che vengono inviate tramite il cavo USB alla scheda della stampante, che se ricordate è una scheda a microcontrollore. Beh, a questo punto il microcontrollore fa quello che gli riesce meglio, gestisce in tempo reale ingressi e uscite. Per dare dei termini di confronto sulle prestazioni, le schede a 8 bit lavorano ad una frequenza di 16 MHz. Quelle a 32 bit superano i 100 MHz, mentre il processore del Raspberry va oltre il GHz. L'Hertz è l'unità di misura della frequenza e un Hertz significa un giro al secondo o un impulso al secondo. Nel caso dell'Atmega dell'Arduino abbiamo 16 MHz, quindi 16 milioni di cicli o impulsi al secondo. Il processore del Raspberry, lavorando a 1 GHz, vuol dire che esegue 1 miliardo di cicli al secondo, 1000 volte più veloce. Accoppiando le due schede, Clipper alza l'asticella delle prestazioni. Infatti, se con Martin e una scheda ad 8 bit si riuscivano ad ottenere 20.000 impulsi al secondo, con Clipper si va oltre i 102.000 impulsi al secondo sulla stessa scheda ad 8 bit. Se a qualcuno non fosse chiaro, parlo di impulsi perché i motori passo passo delle stampanti
compiono un passo ad ogni impulso. Quindi se io genero 100 impulsi al secondo, il motore compie 100 passi al secondo. Se ne genero 1000, il motore farà 1000 passi al secondo. Quindi la velocità massima della stampante dipende da quanti impulsi al secondo la nostra scheda riesce a generare. Non per caso stampanti come la Evort, la Voron o la Ratrig, che raggiungono velocità molto alte, utilizzano proprio Klipper. Un altro vantaggio di Klipper è quello di rendere più performanti le schede ad 8 bit, però qui si entra in un discorso un po' complesso, in quanto ogni persona deve valutare le sue motivazioni per passare a Klipper, in quanto basterebbe semplicemente comprare una scheda 32 bit per risolvere il problema. Molto interessante, che è una figata di Klipper, è la possibilità di andare a modificare la configurazione della stampante senza dover ricompilare ogni volta tutto il codice. Su questo aspetto Klipper funziona nel modo contrario rispetto a Marlin. Infatti, per modificare Marlin dobbiamo utilizzare dei programmi per navigare nel codice, andare a togliere i commenti alle sezioni, alle parti che ci interessano e poi compilare il firmware e andare a flasharlo sulla scheda microcontrollore. Con Klipper invece basta andare a modificare il file di configurazione, riavviare Klipper e in pochi minuti abbiamo fatto. Questo è un grande vantaggio per chi smanetta con la stampanti o cerca le massime prestazioni, ma per chi utilizza la stampante semplicemente come strumento di lavoro e una volta che è configurata e stampa bene non la tocca più, è una caratteristica un po' inutile. Degno di nota è anche il sistema di input shaping, che tramite un accelerometro misura le vibrazioni dei vari assi, per poi eliminarle durante la stampa. Questo per cercare di eliminare i problemi di ghosting e permette di ottenere una buona qualità anche ad altissime velocità. Su Klipper è possibile creare delle macro, ovvero dei comandi completamente personalizzabili e che possono essere eseguiti sempre. Ma approfondirò meglio il discorso delle macro in un video dedicato. Per gli smanettoni o per chi vuole creare una stampante molto particolare, Klipper permette di collegare allo stesso Raspberry più microcontrollori, andando ad assegnare componenti diversi della stampante ad ogni microcontrollore. Se ad esempio volessimo creare una stampante con 8 motori sull'asse Z, Klipper ci permette di utilizzare una singola scheda a microcontrollore per comandare gli 8 motori e utilizzare un'altra scheda microcontrollore per comandare tutto il resto della stampante. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che è possibile installare più istanze di Klipper sullo stesso Raspberry e quindi comandare più stampanti dalla stessa interfaccia grafica. Ma parliamo anche dei difetti di Klipper. In realtà sono molto pochi e il primo è sicuramente la difficoltà di installazione. Anche se le guide sono ben fatte, ci si trova spesso a non riuscire a far funzionare Klipper. Bisogna però sottolineare che per la maggior parte delle stampanti in commercio i file di configurazione sono già belli che pronti, basta semplicemente fare copia e incolla. Il secondo difetto è quello di essere vincolati a una rete Wi-Fi o cablata, anche se è possibile installare uno schermo touch. Terzo difetto è proprio quello che molti schermi LCD non sono supportati. Alcuni sì, però comunque le funzioni saranno notevolmente ridotte, anche se vi ricordo che possiamo comodamente accedere a Klipper dal nostro telefono, quindi a voi la scelta. Inoltre si può anche installare Klipper Screen e utilizzare degli schermi touch, tipo quelli compatibili con il Raspberry. Ti ricordo ancora di iscriverti al canale, attivare la campanellina per non perderti i prossimi video e per supportare il mio lavoro. Ciao e alla prossima!